Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi parlerò di Guernica, l'opera celeberrima realizzata da Pablo Picasso, forse il dipinto più celebre dell'intero Novecento. Andiamo subito a scoprirla. Guernica è un celeberrimo dipinto realizzato da Pablo Picasso nel 1937, un'opera monumentale carica di dolore e strazio e per questo universalmente riconosciuta come simbolo contro ogni guerra e violenza. Il titolo dell'opera è legato alla città basca di Guernica, che venne atrocemente bombardata dall'aviazione tedesca appoggiata da quella italiana. Un massacro che costò la vita a molti civili, donne, anziani e bambini. Per comprendere a fondo il quadro è importante ricostruirne la genesi. Nel gennaio 1937 Picasso, che abitava a Parigi, venne incaricato dal governo repubblicano spagnolo di realizzare un grande dipinto per il padiglione della Spagna all'interno dell'Esposizione Universale prevista proprio nella capitale francese a partire dal giugno 1937. Picasso iniziò il lavoro molto a rilento, tanto che ad aprile non aveva ancora deciso che cosa dipingere. Il 26 aprile improvvisa giunse la notizia del bombardamento su Guernica, realizzato dall'aviazione nazista a sostegno delle truppe franchiste nell'ambito della guerra civile spagnola. Picasso, alla vista di immagini come quella che vediamo diffuse dai giornali, rimase turbato dall'accaduto ed iniziò a pensare ad un'opera che rievocasse la tragedia. Guernica è quindi un'opera storica, aspetto raro nell'arte del Novecento, perché riprende un fatto accaduto che ebbe rilievo internazionale, ma è anche un'opera che ha fatto la storia, perché è un artista di grande levatura, e Picasso nel 1937 era già probabilmente il pittore più celebre e celebrato al mondo, si schierò apertamente contro la violenza perpetrata dal regime nazista. Cercherò nel corso di questo video di partire dal dato oggettivo, ovvero il grande dipinto per come si mostra ai nostri occhi. Se osserviamo l'opera, se entriamo dentro questa grande tela, se cerchiamo di sentirla con mente aperta, ci accorgiamo che siamo davanti ad un grido lancinante di dolore lanciato dall'umanità. Picasso, con il proprio linguaggio originalissimo, che riprende ancora uno stile cubista, costruisce un'opera complessa dove sono protagoniste diverse figure, 9 precisamente, di cui 6 umane e 3 animali, ognuna con una propria identità e significato, ma tutte collegate, unite dal dolore che corre lungo tutti i 27 metri quadrati della tela di Utah. Un comune denominatore dei personaggi del quadro è la bocca spalancata, che grida disperata il proprio dolore di fronte ad una tragedia disumana. Lo stile cubista in Guernica è funzionale all'obiettivo di mostrare tale tragedia, non tanto per la simultaneità dei punti di vista, che caratterizza comunque le figure rappresentate, quanto per il senso di frammentazione, disgregazione, distruzione della forma che questo stile ci trasmette. Picasso, una volta presa la decisione, iniziò a lavorare febbrilmente a partire dal 1° maggio, realizzando numerosi schizzi preparatori e completando la grande tela in 5 settimane. Di questo tour de force abbiamo la documentazione fotografica realizzata da Dora Maar, allora amante di Picasso e fotografa. Vi mostrerò più avanti nel video 2 di queste fotografie che documentano i ripensamenti del pittore in corso d'opera. Vi do qualche informazione generale sul quadro: il titolo è Guernica, l'autore Pablo Picasso, il dipinto è un olio su tela ed è stato realizzato tra il maggio e l'inizio di giugno del 1937. Le dimensioni sono 349 cm x 776. L'opera è conservata al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid. Il dipinto venne commissionato a Picasso per il padiglione della Spagna all'Esposizione Universale di Parigi, come detto, ed occupava una parete dell'ingresso del padiglione stesso. Dopo l'esposizione, la grande tela venne esposta in alcune città europee, quindi venne inviata negli Stati Uniti, dove rimase sino al 1981. Il dipinto era di proprietà dello Stato spagnolo, che lo aveva commissionato e pagato a Picasso, ma il pittore chiese espressamente che l'opera non rientrasse in Spagna fino a che non fosse stata ristabilita la democrazia.
Prima di iniziare l'analisi del quadro, vi racconto la mia personale esperienza. Quando ho visitato qualche anno fa il Museo Reina Sofia di Madrid, rimasi profondamente colpito dal clima che si respirava nella sala dedicata a Guernica. La stanza era molto affollata, ma regnava l'assoluto silenzio. Non è possibile scattare fotografie a questa opera. Il museo ci invita infatti a comprendere che ci troviamo davanti ad un dipinto dal fortissimo valore simbolico che va rispettato. Osservare Guernica deve essere un modo per riflettere sulle atrocità di cui è stato capace l'uomo. Nel silenzio dobbiamo sentire il grido di dolore che si leva dalla tela, che è quello di tutte le vittime innocenti di ogni guerra, e raccoglierlo, interiorizzarlo. Proverò ora ad analizzare il dipinto nel dettaglio. Le interpretazioni degli studiosi sono molto varie e non univoche riguardo a diverse parti del quadro. Riprenderò solo alcuni spunti del tutto introduttivi e non esaustivi. Se osserviamo Guernica ci accorgiamo intanto che ci troviamo davanti ad una scena che in parte è un interno domestico, in parte un esterno. Il lampadario posto al centro ci fa pensare ad un interno. Le quinte irregolari che possiamo notare sullo sfondo dovrebbero essere pareti. Anche le piastrelle quadrate a terra ci fanno pensare al pavimento di una stanza. Nella parte destra del quadro osserviamo invece delle case in fiamme e quindi qui la scena sembra svolgersi all'aperto. Sempre nella parte destra, ma leggermente più al centro, possiamo anche notare le tegole di un tetto. Mi pare plausibile che Picasso abbia voluto realizzare una rappresentazione che è un interno ed un esterno allo stesso tempo, perché le case bombardate di Guernica erano proprio state scoperchiate e l'intimità domestica era stata violata. La barbarie dopo il bombardamento era visibile a tutti e Picasso ce la mostra. Alcuni studiosi ritengono che il dipinto vada letto da destra a sinistra perché nell'ingresso al padiglione spagnolo dell'Esposizione Universale il visitatore incontrava prima la parte destra del quadro. Secondo altre analisi, i personaggi presenti nell'opera sono divisi in due grandi gruppi, uno quello composto dai tre animali, il toro, il cavallo e la colomba, l'altro dai 6 esseri umani. Altri studi ancora osservano come esista una rigorosa composizione classica sottesa all'apparente caos. Sicuramente possiamo notare una costruzione piramidale al centro dell'opera, con il lampadario come vertice, ed anche una composizione a trittico dove le due donne poste all'estremità destra e sinistra della tela rappresentano le due ante laterali. Picasso conosceva perfettamente la tradizione pittorica e con questa opera totalmente novecentesca nello stile riprende comunque spunti compositivi ed iconografici dall'intera storia della pittura. Osservando il quadro sentiamo una sorta di spinta, di onda intrisa di strazio e paura che corre da destra verso sinistra, quasi fosse l'onda d'urto di una esplosione. Partendo quindi dalla destra, notiamo una donna che alza le braccia al cielo, forse una citazione della fucilazione del 3 maggio di Goya. Intorno a lei e sopra di lei vediamo divampare le fiamme triangolari. Notiamo come la donna abbia gli occhi a forma di lacrima. Questa forma è ripresa anche dalla donna che tiene il bimbo in grembo dalla parte opposta del quadro. Alle due estremità quindi vediamo la stessa evocazione del dolore attraverso le lacrime. I personaggi femminili sono prevalenti nell'opera ed è possibile che Picasso abbia voluto così sottolineare come la città sia stata bombardata in una giornata di mercato, quando gli uomini erano al fronte, rendendo ancora più efferato l'attacco contro la popolazione civile. Sempre nella parte destra del dipinto, ma più in basso, notiamo una donna che scappa verso sinistra. La vediamo nuda perché probabilmente è stata colta nella sua intimità dalla tragedia. Sopra questa donna in fuga, Picasso dipinge una figura misteriosa che sembra sporgersi da una finestra e che protende il braccio tenendo un lume a gas nella mano. Questa lampada è posta a fianco di un lampadario con una lampadina elettrica. Questa dicotomia tra la luce elettrica ed a gas viene letta come una regressione del progresso. Gli orrori della guerra fanno retrocedere la civiltà, rappresentata dalla luce elettrica, ad uno stato più primitivo, la fiamma. Nella zona centrale del quadro domina la figura di un cavallo che procede verso destra ma che volta la testa verso sinistra. Anche lui sembra nitrire terrorizzato.
Per scorgere bene la sagoma del cavallo, provate ad osservare le quattro zampe con gli zoccoli e la grande coda. Il cavallo è ferito e vediamo una lancia conficcata sul suo corpo. È certo che Picasso, nella sua lunga e formidabile carriera, abbia preso innumerevoli spunti dalla storia dell'arte. Alcuni studiosi hanno individuato diversi riferimenti al passato anche in Guernica. Personalmente trovo possibile il fatto che per la testa del cavallo il pittore di Malaga abbia pensato all'incredibile cavallo del Trionfo della Morte conservato a Palazzo Abatellis di Palermo. Il pittore italiano Renato Guttuso, che aveva conosciuto personalmente Picasso, ha dichiarato che lo spagnolo conosceva certamente l'affresco palermitano. Tutta la parte inferiore sinistra dell'opera è occupata da una figura stesa a terra, con le braccia allargate che corrono lungo la base del dipinto. Questo personaggio maschile è interpretato come un soldato ferito, che tiene con la mano destra una spada spezzata. Dalla stessa mano sembra sbocciare un fiore. Oltre la distruzione sembra proprio affiorare un simbolo di speranza, forse l'unico dell'intera opera. Anche la mano sinistra del soldato è interessante. Notiamo come il palmo sia solcato da innumerevoli linee spezzate. È possibile che simbolicamente Picasso abbia voluto rappresentare la disintegrazione della vita. Analizziamo ora la parte sinistra superiore. Accanto alla bocca spalancata del cavallo, appena accennato in secondo piano, vediamo un uccello, forse una colomba, simbolo di pace. Anche lei sembra essere ferita, con un'ala spezzata ed ha il becco aperto. Alla sua sinistra vediamo il toro, una figura che era già apparsa in precedenti opere di Picasso. Il toro, che ha occhi umani, dovrebbe rappresentare la brutalità e l'oscurità, così come avrebbe dichiarato lo stesso Picasso. Sotto il toro troviamo una sorta di pietà, una madre che tiene in grembo un bambino, con il capo riverso e senza pupille, quindi probabilmente morto. La madre grida tutto il suo dolore ed ha, come accennato, gli occhi a forma di lacrima. Le dita delle sue mani creano un groviglio impressionante sul corpo del neonato. Un aspetto che a mio avviso viene tralasciato in molte analisi del dipinto è il rapporto tra il toro e la donna. Il toro incombe letteralmente su di lei. Notiamo anche come l'animale mostri i testicoli proprio accanto al seno scoperto della donna. Il toro sembra davvero rappresentare la brutalità, la bestialità, la prevaricazione. L'umanità ha dunque voltato le spalle alla civiltà e quindi al bello, all'armonia, all'equilibrio ed ha mostrato l'orrore di cui è capace. Picasso ha dunque messo in scena questo orrore attraverso la disgregazione e frammentazione delle forme. Tutto è spezzato, rotto, aspro, informe ed anche privo di colore. Il pittore utilizza solo il bianco, il nero ed un'ampia gradazione di grigi. Questa scelta potrebbe essere stata suggerita a Picasso anche dalla vista delle foto dei bombardamenti in bianco e nero. Per chiudere l'analisi ho pensato di mostrarvi due fotografie scattate da Dora Maar che ci mostrano l'opera in fase di realizzazione. Nella foto vediamo l'opera appena abbozzata sulla grande tela. Partendo da destra vediamo come Picasso abbia già delineato la donna con le braccia alzate con intorno le fiamme che qui escono da una finestra. Notiamo poi tre figure femminili, quella che si sporge dalla finestra con il lume, quella che scappa verso sinistra e poi una terza a terra che non compare nella versione definitiva. Al centro notiamo il corpo del cavallo con il capo però abbassato. Non è presente il lampadario. A terra si trova il soldato con la spada spezzata di cui vediamo tutto il corpo, con i piedi a sinistra, ed un braccio alzato con il pugno stretto, che poi verrà tolto dal pittore, forse per non dare una specifica connotazione politica e rendere universale il messaggio contro la guerra. Il toro in questa prima fase ha il corpo verso sinistra, dalla parte opposta rispetto alla versione finale. La donna col bambino è già simile a quella definitiva. In questa seconda immagine Picasso ha iniziato ad applicare le campiture con le varie gradazioni di grigio. Qui la terza figura femminile a destra è scomparsa, ma siamo ancora molto lontani dalla versione definitiva. Torniamo infine all'immagine dell'opera. Dopo aver visto le precedenti fotografie, qui tutto sembra perfettamente organizzato e calibrato, sia nella composizione sia nella stesura dei grigi.
Guernica, oltre al significato simbolico che ho più volte ripreso nel corso di questo video, si rivela come un'opera di straordinaria qualità pittorica, una sintesi del linguaggio delle avanguardie capace di guardare anche alla tradizione classica. Guernica è certamente uno dei vertici più alti della pittura del XX secolo. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale Sigfrido Mille Quadri. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate dell'analisi che ho fatto di Guernica, cosa pensate dell'opera e del dibattito intorno a questo dipinto così fondamentale per l'arte del Novecento. Vi aspetto numerosi al prossimo video.